Oggi ragazzi voglio parlare di un pugile che all'inizio della sua carriera tutti si aspettavano diventasse il nuovo Floyd Mayweather, il nuovo volto del pugilato mondiale. Un pugile con un grande talento che però non ha saputo sfruttarlo al meglio ed a causa della sua vita spericolata si è giocato tutta la sua intera carriera. E sto parlando del pugile Adrien Broner. Adrien Broner nasce a Cincinnati, Ohio il 28 luglio 1989 e già da bambino fa capire a tutti che il pugilato non è solo un hobby per lui. Pensateci un attimo, un ragazzino di 6 anni, piccolo e magrolino, che passa le giornate in palestra a tirare pugni al sacco e a imitare i suoi idoli del ring. È un'immagine che ti fa sorridere, ma allo stesso tempo ti lascia intuire quanto fosse già determinato a diventare un grande. Broner non è uno di quelli che si tira indietro, neanche da bambino. È sempre il primo a voler salire sul ring, il primo a voler provare nuove mosse, il primo a mettersi alla prova. La sua carriera amatoriale parla da sola, 300 vittorie. Un record che lo mette subito sotto i riflettori. La gente inizia a notarlo, a parlare di questo giovane fenomeno di Cincinnati che ha la grinta e la fame di un leone. Broner passa professionista nel 2008 a 18 anni. Ragazzi, immaginatevi a quell'età, molti sono ancora alle prese con il liceo, mentre lui è già lì a combattere sotto i riflettori, contro avversari che hanno anni di esperienza in più. Ma Broner non si fa spaventare, anzi, sembra che più la sfida è grande, più lui si esalta. La sua ascesa è rapida, quasi fulminea, vince match dopo match, mettendo KO gli avversari con una facilità disarmante. Sul ring è un vero spettacolo, combina la difesa ispirata a Floyd Mayweather con una capacità di attacco che sembra fuori dal comune. Non è solo bravo, è divertente da guardare, fa mosse audaci, balla attorno agli avversari, si prende dei rischi e tutto questo fa sì che il pubblico lo ami, perché non sai mai cosa aspettarti da lui. È il classico ragazzo che vuole fare il grande show. Arriviamo al 2011 e qui la carriera di Broner prende davvero il volo. Diventa campione del mondo dei pesi super piuma WBO battendo Vicente Martin Rodriguez in un match dove Adrien non lascia alcun dubbio su chi sia il migliore. È una vittoria che sembra quasi scritta nel destino. Broner è sicuro di sé, carico, e quando alza le braccia al cielo con la cintura è come se tutto il mondo del pugilato avesse appena trovato il suo prossimo grande protagonista. Da quel momento Broner non è solo un giovane talentuoso, è una star in ascesa. Inizia a scalare le categorie di peso, aggiungendo altri titoli al suo palmarès. E ogni volta che sale sul ring lo fa con la convinzione di essere il migliore. Si crea un'aura di invincibilità attorno a lui. È giovane, forte e ha quel carisma che ti cattura. Tutti, ma proprio tutti, iniziano a fare il paragone con Floyd Mayweather. E non solo per lo stile di combattimento. Broner ama lo show, ama i riflettori, ama far parlare di sé. È uno che non si tira indietro davanti alle telecamere, che ama provocare gli avversari, che sa come intrattenere il pubblico. In un certo senso è come se il mondo del pugilato stesse cercando il prossimo Floyd e Adrien sembrasse la scelta perfetta. Ma ragazzi, sapete cosa si dice? Più alto sali, più dura è la caduta. E Broner, per quanto fosse talentuoso, non aveva ancora capito quanto fosse importante restare con i piedi per terra. Si inizia a parlare delle sue uscite notturne, delle feste, dei comportamenti sempre più sopra le righe. È un ragazzo giovane che ha avuto tutto troppo in fretta e che sembra divertirsi un po' troppo con tutto quel successo. E mentre Broner continua a vincere sul ring, fuori inizia a perdere il controllo.
I segnali sono tutti lì, ma forse all'epoca nessuno voleva davvero vederli. E poi arriva il 2013, l'anno che segna l'inizio della fine. Il match contro Marcos Maidana è uno di quei momenti che restano nella storia e purtroppo per Broner non per i motivi giusti. Broner sale sul ring con tutta la sua solita spavalderia, convinto che sia solo un altro avversario da sbrigare, ma quella sera cambia tutto. Maidana non solo non si fa intimidire, ma lo attacca con una ferocia che Broner non aveva mai sperimentato prima. Viene messo giù 2 volte, per tutta la durata del match sembra confuso, quasi spiazzato. È una delle prime volte che vediamo Broner in difficoltà, veramente in difficoltà, e alla fine perde i punti. È un colpo durissimo non solo per lui ma per tutti quelli che ci avevano creduto. Perché capite, non era solo una sconfitta, era la dimostrazione che Broner non era invincibile, che anche lui aveva delle crepe e da quel momento le cose non sono più state le stesse. Problem solved. Dopo quella sconfitta, Broner cercò di rialzarsi, di ritrovare quella magia che lo aveva portato in cima, ma è come se qualcosa si fosse rotto. Le prestazioni sul ring diventavano altalenanti, il pubblico inizia a perdere fiducia, i paragoni con Mayweather diventano sempre più un peso sulle spalle. Broner comincia a parlare molto, a promettere grandi ritorni, ma poi non riesce a mantenerli. Le sue parole diventano vuote e ogni sconfitta sembra spingerlo sempre più lontano da quello che avrebbe potuto essere. E mentre le sconfitte si accumulano, anche la sua vita fuori dal ring continua a prendere una piega sbagliata. Perché vedete ragazzi, Broner fuori dal ring è un disastro, non è solo un pugile che sta lottando per ritrovare la sua forma, è un giovane che sembra perdere il controllo della sua vita. Cominciano i guai con la legge, arresti per aggressioni, problemi con l'alcol, incidenti che riempiono le pagine dei giornali. È come se Broner avesse dimenticato chi era e cosa voleva davvero. Si lascia andare uno stile di vita fatto di eccessi, di scelte sbagliate e di gente che non lo aiuta a rimanere concentrato su ciò che davvero conta. Ogni volta che finisce sui notiziari non è mai per una vittoria o per un ritorno al successo, ma per l'ennesimo problema fuori dal ring. E quello che è triste è che non sembra mai davvero prendere sul serio la situazione. Broner continua a postare sui social, a fare i clown davanti alle telecamere, come se tutto fosse solo un grande spettacolo. E mentre la sua carriera crolla, la sua immagine diventa sempre più quella di un ex campione che non riesce a ritrovare la via. Le sconfitte continuano e Broner non riesce mai davvero a risalire, affronta pugili come Sean Porter e Mikey Garcia, ma oramai è chiaro a tutti che non è più lo stesso. Ogni match sembra una battaglia non solo contro l'avversario ma contro se stesso, e mentre i risultati continuano a deludere, anche i suoi problemi finanziari iniziano ad emergere. Broner inizia a lamentarsi pubblicamente di essere al verde, di non avere soldi per pagare i debiti. È un'immagine desolante, quella di un uomo che aveva avuto tutto e ora si ritrova senza niente. I tribunali diventano una costante nella sua vita, cause legali, multe, richieste di denaro. Broner passa più tempo davanti ai giudici che sul ring e ogni volta sembra sempre più sconfitto, sempre più lontano da quel ragazzo che sognava di diventare il più grande. Dopo l'ultima bruttissima sconfitta nel 2019 contro Manny Pacquiao, per qualche annetto Adrian Broner è sparito un po' dai riflettori del pugilato. È ritornato 2 anni dopo, nel 2021, per fare qualche match di rientro, però oramai ragazzi si vedeva, la sua forma fisica non era più quella di prima, i suoi movimenti sul ring, le sue skill offensive e difensive non erano più le stesse, si notava, era diventato veramente tanto goffo anche nei movimenti che faceva. Nel 2021 e nel 2023 fa questi 2 match di rientro contro degli avversari che sinceramente mai sentito prima. In ogni caso 2 prestazioni, 2 vittorie che non lasciano praticamente niente. Non ha convinto neanche questa volta abbastanza, nonostante le promesse erano veramente grandi. E veniamo all'ultimo match di Adrian Broner, che risale a giugno 2024 contro un avversario di nome Blair Cobbs.
Un match nel quale Adrien Broner ne ha prese veramente parecchie. Addirittura nella seconda ripresa è andato KO per un colpo dell'avversario che gli ha anche staccato un dente. Infatti dopo il match Broner ha subito postato una foto nella quale si trova dal dentista con un dente in meno. E anche dopo questa bruttissima sconfitta oramai i ricordi di questo giovane talento sono sempre più lontani. È una parabola tristissima, un giovane che era destinato a diventare una leggenda, che aveva il mondo ai suoi piedi e che invece finisce per lottare solo per rimanere a galla. Broner è il classico esempio di come il talento da solo non sia sufficiente. Ci vuole disciplina, ci vuole una visione chiara di dove si vuole arrivare e ci vuole la capacità di fare le scelte giuste, anche quando tutto sembra facile. Adrien Broner ha avuto tutto questo, ma a un certo punto ha smesso di ascoltare, di imparare, di crescere. Alla fine la storia di Adrien Broner è una lezione per tutti, un avvertimento su cosa può succedere quando si perde di vista ciò che è davvero importante, ragazzi. Broner avrebbe potuto essere il nuovo Floyd Mayweather, avrebbe potuto dominare il mondo del pugilato per anni, ma invece è diventato un simbolo di ciò che succede quando il talento incontra la cattiva gestione e le scelte sbagliate. Non è solo la storia di pugilato, è una storia di vita, di scelte, di come a volte il percorso che sembra più facile può rivelarsi il più difficile di tutti.